In questa lezione affronteremo un primo piatto molto importante. Realizzeremo insieme una pasta mista aromatizzata alla provola, patate e pistacchio. Il pistacchio avrà lo scopo fondamentale di innalzare il gusto e di trasformare quindi la tradizione in innovazione. Gli ingredienti per questa ricetta sono la pasta mista, le patate pasta gialla, la provola affumicata, pistacchi, la parte del porro, il parmigiano, un ovvio olio extravergine e il sale. Iniziamo con la parte del porro. Nella ricetta precedente abbiamo utilizzato la sola parte bianca. Andiamo a recuperare una cosa importante, la sostenibilità. Andiamo a recuperare la parte verde. Servirà per dare profumo al piatto. Filo di olio extravergine in pentola, andiamo ad aggiungere la parte di porro e lo lasciamo pian piano prendere temperatura. Qualora fosse leggermente troppo alta la temperatura della pentola, senza far cuocere eccessivamente, è più che sufficiente spostare la pentola in un posto freddo. La temperatura acquisita dal materiale porterà il nostro porro, cipolla o quant'altro, a cottura ottimale senza bruciarlo. Andiamo a tagliare le patate. In questo caso faremo una piccola cubettata, senza esagerare nei quantitativi, perché deve esserci un rapporto corretto di masticabilità e di cremosità che passa fra gli ingredienti vegetali e la pasta che dovremo cuocere. Facendo sempre attenzione di avere cubetti più o meno tutti della stessa misura. A parità di dimensione ovviamente corrisponde una cottura omogenea e una parità di tempi. Ricordo che sul ricettario di Accademia.tv avremo la possibilità di trovare tutte le ricette nel dettaglio con quantitativi e tempi di cottura. Pizzico di sale. In questa ricetta non ho personalmente utilizzato pepe per il semplice fatto che vorrei isolare il gusto del pistacchio, quindi protagonista indiscusso del piatto, e lasciarlo un po' naturale, in modo che dia da solo la propria sapidità. Facciamo prendere una leggera cottura alle patate, un pizzico di temperatura, creiamo una parte di superficie di patate isolate dal fondo della pentola. Grazie alla cottura si crea una piccola crosticina e andiamo a bagnare con brodo vegetale. Lasciamo bollire per circa un paio di minuti. La patata tagliata in questa dimensione necessita di pochi istanti di cottura, quindi possiamo aggiungere in questo momento la pasta mista. La pasta mista richiede circa dagli 11 ai 13 minuti di tempo come cottura. Ovviamente poi si tende sempre a personalizzare il grado di cottura, minuto più, minuto meno, per arrivare al proprio indice di gradevolezza. Copriamo ancora con del brodo. Non copriamo la pentola perché dobbiamo far evaporare il prodotto. 10 minuti di pazienza e saremo pronti per mantecare la pasta mista. Utilizziamo questa tecnica di cottura della pasta che prevede la cottura diretta nella pentola e non prevede una bollitura separata. Abbiamo, al di là del fatto che questa si tratta di una ricetta tradizionale, ma molti tipi di pasta, dalla pasta lunga alla pasta corta, si offrono bene per questo tipo di cottura. Questo serve per trattenere tutte le caratteristiche organolettiche della pasta, quindi andiamo a trattenere gli amidi che ci aiuteranno per la mantecatura del prodotto finale e andiamo a trattenere il profumo. Utilizziamo una pasta di semola di grano duro, magari è trafilata al bronzo o trafilata all'oro. In questo modo otteniamo tutte le caratteristiche di sapore all'interno della nostra preparazione. Sono trascorsi circa 5 minuti dall'inizio della cottura. Possiamo aggiungere
il nostro pistacchio che abbiamo frammentato e battuto a coltello. Come vedete, durante la cottura il brodo ovviamente viene assorbito. Possiamo fare altro che aggiungerne sempre un mestolino alla volta, senza esagerare. La nostra preparazione prevede una pasta che non deve essere troppo brodosa, ma nemmeno troppo asciutta. Dovremmo far sì che le patate svolgano il ruolo fondamentale di addensare la preparazione, di addensare la pasta e di creare un'omogeneità nel prodotto. Sono trascorsi 11 minuti di cottura, la pasta è perfettamente al dente. Come vedete abbiamo una pasta piuttosto asciutta, non eccessivamente bagnata. In questo caso dobbiamo avere la bravura, la capacità, ma soprattutto l'occhio di bilanciare la parte liquida con la mantecatura per non avere un prodotto troppo blando. Quindi la pasta è asciutta, il liquido è quasi completamente assorbito, dobbiamo mantecare. Aggiungiamo un gocciolino di brodo che fa da veicolatore per la fusione dei grassi. Andiamo a mantecare con del parmigiano. Non abbiamo paura di aggiungerlo perché in questo caso la pasta non si offende. Andiamo ad aggiungere qualche cubetto di provola affumicata, senza esagerare perché altrimenti crea un po' il filo e diventa un pochettino complicato poi nell'impiattamento. Andiamo a girare. Le patate si sono disciolte e hanno creato questa cremina che tiene la pasta unita. I formaggi stanno andando in fusione. In questo momento, un momento delicato dove bisogna prestare un po' di attenzione è alziamo l'intensità della piastra, un gocciolino di brodo vegetale che permette l'innalzamento della temperatura, evitiamo che la pasta si attacchi sul fondo e dobbiamo far sì che i formaggi si sciolgano e si incorporino bene all'interno della preparazione. Ovviamente in questa preparazione abbiamo messo il burro al bando, utilizziamo per mantecare un gocciolino di olio extravergine di oliva. Come se piovesse, siamo pronti per impiattare. Bagniamo, inumidiamo un po' la pasta, raccogliamo, mi raccomando, il mestolo caldo e non freddo, perché altrimenti freddo tenderebbe a indurire di più la pasta. Stendiamo. La nostra pasta, patate e pistacchi è pronta. Caratteristica della pasta e patate deve essere quella che deve rimanere attaccata al piatto e normalmente si fa questa prova. E poi deve essere sempre morbida. Questa preparazione è terminata, una preparazione molto semplice ma comunque molto meritevole di rispetto per via della propria tradizione. L'abbiamo personalmente rivisitata e rivista utilizzando il pistacchio per conferire un gusto speciale e una fragranza diversa a quella che siamo abituati. Il gesto, il movimento tradizionale e molto simpatico del piatto ovviamente prevede una certa manualità e un certo margine di rischio. Vi aspetto alla prossima lezione. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.